È lì, porco due, oh. E che se fa? Sto gatta. Warlock Dungeon and Dragon, quindi nell'universo di Dungeon and Dragon non è male, non mi sembra cattivo. Wow. And now it is time for the announcement of a brand new game inspired by 1001 Arabian Nights, with flying carpets, colossal bosses, and more. It comes from the new NBC Game Studio, which is debuting this game on the Gamescom show floor. Here's 1001 Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two worlds. Non l'hanno fatto vedere pure alle 3. Alle 3 poi, alla Summer Game Fest, scusate. Era lui. Sì, sì, è lui. Non ricordo come aveva detto che si chiama, l'ha nominato un mo'. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. The Jinn. Io più vedo ambientazioni di questo tipo, più penso sono orfano di un Prince of Persia, cioè mi manca. Once the children of Earth and the Jinn flourished, united, until betrayal split their worlds apart. Now the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Yet, many stories remain untold. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. Heed my words. This story begins with you. Ah, è disponibile la demo, ok. Però non lo so, non... Questo? Elementa. Che questo è qualcos'altro legato all'iOS? Spero di no. No, gioco visto i comandi, questo è un altro caccia del cazzo, ma che palle. Che per carità sembra fighissimo, no? Poi devo pensare che devo spendere soldi per avere donnine seminude. Manco nude, seminude. Allora, giovanotti, se carissimi miei spettatori, se volete segarvi su un gioco, ve ne suggerisco a Safe. Però saltatevi sta merda. Fatemi questa cortesia. Piuttosto su Steam cercatevi di Scarlet Maiden. Quello c'è tanta roba, per favore. Palace Team Capcom. Ah, questo qua è questo mi interessa. Questo è Monster Hunter Mobile. Questo pure è un altro gacha, però come Capcom dietro già c'avevo un po' più diversa fiducia. E spero che esca anche per PC, sinceramente, non solo per smartphone.
All right, welcome back to ONL, and next we're turning to the legendary Metro series and a very special developer, 4A Games, based in Ukraine. Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. Ok, nuovo Metro. Tra le altre cose, io e Metro non ho mai giocato manco uno, me li dovrei recuperare in realtà. Ce li ho tutti, mi pare, su Steam. E mi ricordo, poi Last Light fu il primo a introdurre il ray tracing. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. I'm John Block, executive producer for Metro 2039. And I'm Pavel Ulmer, Pretty co-creative man. director and audio. Vai. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive. The cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins. But Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look Ci faranno on a vedere fully wearable un replica po' di... Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Bello, con l'elmetto, la collector, quindi... Metro 2039 is not E poi non mi simply a mettono il return to disco Metro. fisico, siete It pronti? is a darker, more ambitious, and deeply personal journey, one that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorite spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. And radiation. That's all that's left up there. But this... Humans did this. This is Hunter, the leader of the Novorite. The enemy must be destroyed. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. Enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be destroyed.
for someone. Where is she? Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Brava, Okay, now amore. for something completely different. Brava, He's performed at complimenti. the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first Tra, appearance. tra altre cose devo aggiustare anche i rewards. Ve l'hai ricordato, grazie amore, pure questo. Tired of sneaking around just to feel good? Bravo amico, bravo, così si fa nella vita. Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this Vabbè. life? Eat a more sizzle. Vabbè. More sizzle. Less hassle. More high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his diverse business ventures. Ma che cos'è? Ah, forse una missione per Hitman. Una missione per Hitman. Infatti sì, ecco qua. Ora avevo riconosciuto la grafica. Quindi dopo Eminem ora Snoop Dogg con Hitman. Perfetto. Man, what the fuck kind of funky music is this? These internet ass DJs. Se lo sapevi amore, è stata fatta pure per Hitman, cioè per Eminem sta cosa. Father now coming to Hitman. Next up, the sky is no longer the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO Ed è built around bellissimo, aerial combat è vero. on a massive scale. It launches October 5th this year. Amo, mi spiace, no. Kong ha detto ottobre. Che cosa? Il DLC di Crimson Desert? Direi proprio di no, in realtà. Anche se lo ricorda molto stilisticamente, infatti no. Questo è un altro free to play del cazzo, siete pronti? Un altro free to play del cazzo con una meccanica gacha. Pronti? Ok, un MMO. Già è qualcosa di diverso. Questo che cazzo è? Aspetta, forse mi è venuto il nome. Per ora niente di straordinario, bro. Ion 2, ok, ma vabbè, il 5 ottobre esce Ion 2. Non so se ti può interessare, Vitto. Nì, fra, un MMO vecchio stampo, non lo so. Ah, Mad Max? Questo? No, non può essere, è troppo verde c'è. No, grazie, fra, ma fanno cagare. No, non credo. È troppo serio il trailer per essere Just Cause, fra. Reunite her people through alliances, through faith, but when words fail, might becomes the law. Che cazzo è? Con i mega, no, con i mega, mamma mia. Ancient powers divide this land, and their might is far. No, grazie, frate, lo lascio volentieri. So, will you kneel as my servant?
Help me restore America, or burn as my foe. At the end Va bene, of all quindi things, only one afterward dream survives. Ah, della Paradox Interactive. Questi è dai stessi di Borderlands. Ok, quindi forse non è così tanto una ciofeca. Sì, fra, ma lo sappiamo. Cioè, amo. I pelati fanno paura. No, fra, devi venire. Devi vedere dopodomani che c'è la conferenza Xbox. Forse faranno vedere qualcosa, anche che ormai hanno messo il pepe a culo a quelli. Tra i 1001 licenziamenti, sai? Mo stanno con questa. No, madonna mia, mamma mia, ma che palle sti cazzo di caccia. Basta. Ah, sta pure Manuel, sta vedendo insieme a te. No, grazie. Vitto, a Manu, fagli vedere Animo. Che quello esce fra poco. Secondo me già quello è diverso, è già più carino. Potrebbe interessare. Te lo scrivo in chat pure come si scrive. Lo conosci, a posto. Eh sì, molto. No, mi sembra molto un Animal Crossing iOverse questo qui. Come si chiama? Petit Planet. Questo è vero. Oddio, qualcuno che combatte contro GTA. Oh mio Dio. Non ci credo. Vai Jeff, facci entrare a sorpresa qualcuno di importante. Players can pre-register now on the game's official website. Plus, the final beta test will be coming soon. Lo sappiamo tutti che la sera prima, quella notte d'albergo, Jeff. Ah. Cat breed simulation game Mutagenics got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, Vitto, its music. questo interessa. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Molto probabile DLC, in realtà. Ma che schifo i tedeschi. E poi che DLC puoi mettere su Neogenetics? Effettivamente, mo ci stavo pensando. Neogenetics, scusami. Neogenetics, vabbè, scusate. Che DLC puoi fare? Nuove tipologie di gatti? Vabbè, fra, è un gioco all'Isaac, Isaac. Cioè, 2 secoli a finirlo. Ma te credo. È come Isaac. O giochi solo a quello per il resto di tutto l'anno, perché per un anno ci devi giocare. Perfetto. Ma lo so. Boh, è come per Isaac, ve l'ho detto prima. Se acchiappi la run giusta, ti dura parecchio Isaac. La sua oretta 2 te la ruba pure Isaac. Ok, quindi ti è andata di culo in tal senso.
No, comunque mi sa DLC, che sto vedendo robe che mi pare non ci sono nel gioco base. Come let me play. I have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I am coming for you. Fatelo dire, hai avuto culo, fra. Non è normale. È brutto. Sto violino un pochino, un po' brutto. E nonna Concetta, così la chiameremo lei, Nonna Concetta, pure gli stessi capelli. Anzi, guardandola bene, è nonna Wallarin. Amazing. All right, well, that was so fun. And here's also some breaking news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of O&L right now. Qualcos'altro esce a settembre? Grazie. Come... Non so tutti questi soldi. Alien, Alien Isolation 2. Già a settembre. Per te, Vito, in realtà è tanta... Ah no, aspetta, è Fire Force questo qua. Non è Isolation. Ah là, no, niente, è merda, fra. Mi pare Fire Assault, non mi ricordo come si chiama il primo. E poi è, per farla breve, è un Helldivers 1, ma fatto con i xenomorfi. E perché fatti due domande, da dove ha preso secondo me? Fireteam, ecco. Così si chiamava. XCOM secondo te dove ha preso i suoi alieni, bro? Ah, questo è carino, Vito. She wanted to protect you from all the evils of this world, even if it meant losing herself. Questo esce in accesso anticipato tipo tra domani e dopodomani. Everything she did, everything she sacrificed, was to spare you from the nightmare we endured. A force emanated from her, like nothing Sì, è lui, è Amsterdam 1999. E poi il gioco è ambientato in 3 anni in realtà, 1999, 1965 e tempi moderni, su 3 tempi è ambientato. 1600, vabbè. Quello è carino, Amsterdam è molto carino. Io l'ho giocato il prologo, amore. Questo cazzo è? No, no, non è Yakuza. È più un Like a Dragon, penso. A parte che no, non può essere perché stanno lavorando a Strange the Heaven attualmente, che è in prossima uscita, quindi no, non sono loro. Questo è un altro team. Vabbè, a giapponesinetta con i biciclette. E la notte uccide come una ninja.
Vuoi un gioco single player da giocare, Vitto? Turbo Fregna Simulator. Me lo sta ricordando tantissimo. È Lollipop Chains. Non so se lo ricordate. Sì, monnezza. America Story. Ah, Rose King, mamma mia, che palle. Comunque è un single player da giocare questo periodo qui, bro. Sto pensando. Su cosa avrestimo voglia di giocare? Cioè più o meno a livello di generi. E beh, ti suggerisco. Welcome to the biggest gaming playground in the world. Where 500,000 people come together to play, connect, Yakuza ci metti 3 anni e non ti piacerà, Vitto, lo so già. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Una bella trama. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most aprire la libreria di creative, Steam. unique projects Ti from dico more than subito. 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show. Our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the Ah, indie ok, allora universe. va bene. Or become the hero Yakuza yourself forse si può and step into stare. the Gamescom cosplay contest. Però Bringing un altro che cosplayers potresti and fans giocare, che together mo from around prossimamente the esce globe nuovo, for an è unforgettable Control, community bro. experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website Beh, Metroidvania gamescom.global and experience fatto coi all program controcazzi in highlights via our 3D. content hub, Gamescom Now. The experts at IGN Sì, are gearing up to bring che è you particolare, full fra, days non of voglio live farti streams spoiler in straight to nessuna Twitch maniera, and perché è proprio YouTube. particolare. Oh, hey Epi, crashing the party? Jump into Gamescom Anche Epics on Pragmata our in website and realtà, claim Ito. your loot. Next Non, up, oddio, Gamescom la trama non è Games. bella, è banale, Initiative però for a si lascia safer, seguire. more sustainable and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, Controllo, the dovresti Gamescom City avere Festival is taking over the su city Steam, with mi live pare. music for free and all kinds of Forse fun. ce l'ho, ti dico Gamescom is subito. more than a single Non mi event, it's a ricordo. global family. Sì, With Gamescom se ti Dev, installi la mia Gamescom versione Live, su Steam Gamescom Asia è and l'Ultimate Gamescom Edition Latam, con you're tutti i unlocking DLC. dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart Ti of giochi gaming. quella, bro. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original rhythm music game era, Va this game bene. has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Sto Radiohead, facendo finta di non aver Olivia letto, Rodrigo, Vitto, The Rolling Stones, perché and Muse. Here's a brand quel new gioco look è at il gioco che mi ha Stage fatto desiderare più di diventare padre, te lo dico. Pragmata è incredibile sotto quel punto di vista, per favore. Oh, vabbè, a livello di trama lo... Che è Rocksmith? Che cazzo è Rocksmith? No, non mi dire, stanno un altro Guitar Hero, no... Però copyright, stronzi! Scusate, ho mutato, perché... vabbè, dai. Ti parlo leggermente sopra così e magari non si sente, eccetera, eccetera. Questo è un altro Guitar Hero, perfetto. Beh, finalmente è tornato Guitar Hero, dopo tantissimi anni è finalmente tornato. Non vedevo l'ora di giocare un altro rhythm game con una cazzo di chitarra di plastica che si rompe in 10 secondi a come premi 3 volte il tasto di fila. Non vedo l'ora di farmi venire dei problemi alle dita perché devo premere troppo velocemente quei cazzo di tasti. E non è bello avere a che fare con 1.172.000.000 di DLC messi a parte rispetto al gioco. È una tarantella continua, è un continuo battere e magari è bello pure, carino, eccetera, eccetera. Però una rottura qui. Scusa, io sto cercando di coprire la musica, scusa. Vabbè, è Rocksmith. O è Rocksmith? Chi è che lo sta facendo? Riusciamo a leggere il produttore? Se Activision è comunque un sottobrand di Guitar Hero, perché è Guitar Hero. È una nuova chitarra, bro. Mandami la foto, voglio vedere.
No, Rocksmith aveva due modalità di gioco, una con la chitarra tipo quella Guitar Hero e quell'altra là che era una simulazione di una chitarra. Che però non era una chitarra, me lo ricordo. Vabbè, Crazy Taxi, per carità, bello, però grazie, anche meno. Posso alzare di nuovo il volume, che tanto... Sì, amore, proprio Fake Taxi. Vedete? Le devi mettere a muro, cazzo. Fra, a muro. E te lo ripeterò milioni di volte. Risparmi pure spazio in camera. Che cazzo è? Predator? No, mi è sembrato di vedere un Predator. Vabbè, fra, ho capito, porto il trapano e te lo faccio prima o poi, va bene? Mi devo ricordare quella volta e vengo a trovarti a casa. Ah, è Turok! Questo è Turok! No, grande! Questo è Turok. Dai, faccia il titolo. Turok. Turok Origins, eccolo là. Confermo. Pretty awesome, huh? And right now, we are excited to share with you the debut game from Octopus Panic, a 7-person independent studio founded by veterans of the Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that launches later this year. Let's check it out. Un nuovo gioco action cop. Octopus Panic. Creatori di COD, Halo, eccetera, eccetera. Vediamo che cazzo si tratta. Action cop ha parlato. Welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. All right, let's get this done. Remember, every resource gets us one step closer to home. New research options just opened up. Some might even help. Ora i nemici voglio che siano dei gatti, per favore. No, dei insetti di merda, dai. Devi essere corrente fino all'ultimo, invece. Dov'è, fra? Credo che sia un survivor a tower defense. Action cop per questo motivo. Ah, con una meccanica di extraction, ok. Extraction. Woof! Did I just bark at ONL? Yes, I did. That looks awesome! No. And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build... Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Grazie, amore. Ok, il building game. Che Lego è? Oh, dimmi che è Lego World 2. E potrei sfogliarmi in questo momento davanti alla cam. No, ma nel Lego World 2 mi dispiace.
Va bene, un gestionale questo qua alla fine. Paradox sempre. Vabbè, un gioco sui treni stavolta. Trasporto Fever 3 non ne conosco manco uno, quindi boh. Questo com'è che si chiama? With the firepower to clean up the alien mess, and the grit to see the job through to the end of the shift. They'll keep the lights on for one more day. Guarda che finiamo sta cagata. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the work site. The only crew that gets paid for doing what others won't. This is Exterminats. Punch in, clean up, get paid. Va bene. Is witnessed, but in the world, it is taken. I will take what I am owed. Fatto Exile, ok, un altro MMO del cavolo. There was some big news for ONL. Path of Exile 2 1.0 is coming on December 11th from Grinding Gear Games. And next, we have some exciting news. The reveal of a classic remake. It's a turn-based strategy game that was first released in 1999. Now beautifully reborn in 3D and faithfully modernized. It is time to journey back to Erathia. Oh my gosh. Command mighty heroes, build spectacular towns, and lead fantastic armies into epic tactical battles once again. Ubisoft presents Heroes of Might and Magic 3 Remake. The great king of Erathia is dead, and the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. Erathia must not fall to its enemies! Let us repay them 1,000-fold! For Erathia! Non ripuzza. Lo sappiamo, amore.
under a gathering storm. Heroes will rise. Kingdoms will fall. Erathia cannot escape its fate. With that, now let's talk about Gamescom Cares, our platform at Gamescom dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good and drive real change. Please join me in welcoming a special guest who knows this firsthand, co-owner and business director, Ashley Farkas of Games Done Quick. Hello, Ashley. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shox. So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible for a good cause. At every event, we bring together speedrunners from all around the world to showcase incredible runs and raise millions for charity. We are thrilled to bring our live event to Europe for the first time right here at Gamescom. Every donation and sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative that supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. What a great example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good? So, I No, think non games questa. create a Ho space sbagliato, where scusate. people show up as their authentic selves, and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. I can't agree with you more, but Saluta how can Ellie this special power be used even more in the future so that we si feel vede tutto empowered to stand up blurrata. for what's right? Sorry Ellie. Yeah, we believe that Ti the si gaming vede community should blurratissima. recognize just how So io powerful it perché? already is. Ora ti aggiustiamo Ellie, non ti preoccupare. United Nations already do. Basta fare così. And as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community Quasi tutta fundraising, blurrata adesso. local events, or creator collaborations. We're always looking for new ways to connect gaming with causes that matter, and our goal is turning our passion into change that lasts beyond the games we play. That's a great point. And of course, I have to ask, are there any more examples right here at Gamescom? Absolutely. Ecco qua. There are so Ellie. many for everyone to see and participate in this week, from charity streams like Loot for the Niente. World to life-saving initiatives and the Gamescom Forest, just to name a few. Il Gamescom is prossimo te lo bringing prendi qua. gaming communities together La to prendi? create a real-world difference. No con le So unghie. right, Ashley, there's also Greenpeace, Yeah. Life Lolly, Avvicinati. Stammzellspenderdatei, and Médecins Sans Frontières joining this community to be a force for good. Thank you so much for joining us, Ashley. I hope you have an amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom Cares on our website. Thank you, Shox and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. From the small team behind The Ascent, No Law is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber grunge city of Port Desire. And tonight, it's finally time to give you a new look at the game. No, è lì. You hear about this gardener guy going after the mayors? Non riesco a farvelo vedere. Oh, sto qua. Primo. Nobody sees him go in. Grazie. Qual è sto gioco? Cyberpunk 2. Good with his hands. Light on his feet. Dynamite with vacuum cleaners. Però commentate la grafica di Cyberpunk 2, devo dire.
Oh, questa è carina. La cosa qua della bomba attaccata vicino alla cosa alle pulizie. E lì e basta. E tirati le cami il braccio. Pacifist. Artist. Devo dire, ci sono milioni di morti fantasiose e incredibili. Devo ammettere, questo lo devo ammettere. Ah. Non lo. Va bene. Nolan, perfetto amore, bravo. Siamo pronti all'ennesimo gacha. Ecco qua, il prossimo gacha. Ah no, scusate, mi devo correggere. È il prossimo hero shooter a squadra da 3v3. Questo è Concord 2. Ragazzi, lo volevate e ora lo avete. Che lingua è? È giapponese. 시공간을 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자. 전 세계가 Non giapponese, è coreano, scusate. 시간을 건너온 세 명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고 Conquieko. 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. Oh no, altri giochi vuoi mecha? Per favore, no. 사도의 예언 Dimmi che sia un horror classico. 물질과 함께 대항마 비에르가 강림했다. 인류의 혈관 속에 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 예외일 순 없었다. 전방 좌우 확보 클리어. 내부 상황 확보. Prima. 전전 위험 없음. 우리의 미래에 아직 구원이 남아 있을까? Va bene, mi ha intrigato il trailer. From Frictional Games in Malmo, Sweden, the spiritual successor to Soma, the game stars the incredible Stellan Skarsgård. And now we've got your first look at gameplay as the protagonist comes across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game, narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, I was very sick. But somehow, my dad did the impossible. Whatever that miracle Belli quei due frame iniziali. it pushed him away from us. Crumby, do you hear me? Word of caution. Crombie's experiments could be active right now. Delicate stuff. Hey, please! I need to talk to you. That's it. My savior. Hello? Oh, thank the fates. Someone came. What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to it. Okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! No! My body.
Ontos. Ok. Esce domani, tra parentesi, quello. Un giallo interdimensionale, sì? What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. That was Pony Island 2, Panda Circus, described as a voyage through time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that Gravhounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. Wow. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal, Shocks, who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the marmot and otter bosses, too. Witness the wild world of Zoopunk. Ready? Let's go save the world. No. I'm gonna smash this rotten world into pieces. Bello controllo. I've got you. We're about to risk our lives here. Is this the only way across? Bratton, toss me there. Get out of Marmiter Village! Quit already. You can't even beat the rabbits. Hands off, Trixie! Hmm. No! No! That's enough! It's lazy! Partisans, stand united! Two arms! Hand over the spark! Come and get me! This, the hope of the world? Don't mind the faded decor, just ignore the peeling paint. This place was full of glamour, but it's faded away. Might be a little fixer-upper, but it's no less quaint. Pull back the paper and you'll hear what these walls have to say. Bound by chains of family legacy, wrapped around your neck, making it hard to breathe. But he can ease your burdens, he can be your friend. Just take his red right hand, he'll make you understand. Whispering poison truths while he assures you there are no ghosts at the grand. There are no ghosts at the grand. That was a new look at There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation game from Bristol, England-based Friday, Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world Stavo leggendo un multiplayer attimo un messaggio nel frattempo che questi qui parlano. Cosa hanno presentato?
Ma non l'hanno fatto già vedere prima questo? Poi un'altra ancora che gli somiglia. 태어나지도 죽지도 못한 채 얼마나 오래 홀로 떠돌았던가. 아무리 신을 불러도 그들은 끝내 답하지 않았지. 이제 이 윤회를 내 손으로 무너뜨리리라. E sto vedendo. Ma in realtà no. Non voglio un'isometrica alla Diablo. 두려워 마라. 너는 이제 내가 되리니. Okay, now I'm happy to welcome to the O&L stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Fantasy VII Remake Series Director, Naoki Hamaguchi. Hello everyone. My name is Naoki Hamaguchi, and I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Thank you. It's great to be back at the Gamescom to give you a glimpse of what my team is working on. What will you see in this brand new exclusive trailer so-called Weapons? Massive creature, the Cloud, and his team of legendary heroes will face in the final chapter of their epic journey. Final Fantasy VII Revolution will deliver an unforgettable experience in a world without boundaries. Dimmi amore. And will be available Ma è infinita, PlayStation effettivamente. 5, Nintendo Switch, Xbox XS, and PC in spring 2027. Non lo hanno gestito per nulla come il Summer Game Fest, è proprio molto più lento, è proprio lentissimo. For all
area support and excitement. Final Fantasy VII Revelation, quindi l'ultimo capitolo di questa trilogia remake. Gacha su gacha, se ti piacciono i gacha è la conferenza per te. No, domani e dopodomani stanno altre 2 conference ancora, La Future Game domani e dopodomani a Xbox. Ma l'aria sta accesa, amore. Sto morendo. No, Barreto. You said weapons are guardians of the planet, right? The planet sees us as another threat to her well-being, and rightfully so. Lo Vincent, mamma mia. Ruby Weapon, ci sta. Emerald Weapon. E Ultima Weapon. Only one thing to do. We fight. Bella Tifa. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Fire! We'll finish this together. Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. All right, we have one last game for you tonight at ONL, an update on a legendary RPG franchise that won Game of the Year at the Game Awards way back in 2015. I see a white wolf striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a witcher. Fate chose for me. Once you're a witcher, you can't just step off the path. You're one for life. And there's never an ending that's not also a new beginning. touches us. Be not afraid. Vorrei dormire sinceramente a sto punto. Lo pensavo, The Witcher 4. E c'è Geralt. E non Ciri. Forse sono entrambi giocabili. Delve into darkness and see the truth of Letton's beauty. Garden demands blood, so we'll
Give it blood. That's right. How about that? Free upgrade, free remaster. All right, well, now joining us to talk all about the Witcher 3 news, please welcome the level design lead from CD Projekt Red, Miles Toast. All right, Miles, you brought down the house with that news of the free remastered. This is definitely a surprise, and it's coming out in just a month, September 29th. To PC and consoles, including Switch 2 and even Battle.net. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? And it's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly, features, right? So my favorite one is the visuals. Yeah. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yep. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, added new animations. And what I like a lot, new finishers. Wow. And then last one, Witcher 3 is a full-fledged RPG, right? So we completely revamped the ability system to give players more options. Well, it's a lot of stuff, as you saw in the trailer, only a month away. Let's move on now to Songs of the Past, which is expansion for an 11-year-old game. Bene, amore. What inspired you guys to build this? Yeah, it's super cool. So, questo è il DLC del 3 che hanno annunciato il DLC di The Witcher 3 10 anni dopo che è uscito. Che bello. Luckily, our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Janice. And here we are today. Sapete cosa vi dico? That's so cool. Now, you mentioned obviously Geralt's back, but he has a new weapon. It looks like in the trailer, sort of looks like a chain. Sapete cosa vi dico io? So this is Geralt's last event. Cosa vi dico io, amore? Esattamente. No, seriamente, anche che non... pensavo molto più ritmato, pensavo molto meglio, invece è proprio una wallaria, ma che cazzo? Ma vogliono pensare di farlo un pochino più... con un po' di pepe, no? Volevo portare il giochino pure un piccolo giochino horror, però me lo riservo per domani, ho capito? Amore, perché voglio andare a Roma e non posso essere qui a tenerti svegli. Ho detto me lo riservo per domani. Sei... Va bene, signori. Stanotte te ne vai a dormire sul divano. Tu te ne vai a dormire sul divano. No, tu. Questo maltrattamento riservatelo a qualcuno che ami. Perché con me no. Vattene via da questa stanza, da questa casa, anzi. Assolutamente. Cattiva, vattene. Vabbè, comunque. Bye bye.